Buongiorno signora Teresa, come va oggi? Bene, grazie. E lei, signor Franco? Tutto bene? Ho dei pomodori freschi appena raccolti. Ah, che belli! Me ne dia mezzo chilo, per favore. Certo, e vuole anche un po' di basilico. È profumatissimo. Sì, ottima idea. Farò la pasta al pomodoro. Ah, la classica! E con un filo d'olio buono diventa un capolavoro. Proprio così. Mio nipote la adora. Ecco qui. Vuole anche qualche pesca? Sono dolcissime. Va bene, ma solo 2. Ho già troppa frutta a casa. D'accordo, sono 2,50 € in tutto. Ecco, tenga pure il resto, per un caffè. Oh, grazie! Sempre gentile, signora Teresa. E nel quartiere ci si aiuta, no? Giusto, è così che la vita resta bella. Buonasera, posso sedermi qui? Certo, si accomodi pure. Che bel cane ha, come si chiama? Si chiama Lillo. È un po' pigro, ma simpatico. Ah, lo vedo, si è sdraiato proprio come un re. Gli piace stare in piazza a guardare la gente. A chi non piace, c'è sempre movimento qui la sera. Sì, bambini che giocano, anziani che parlano, ragazzi che ridono. È bello vivere in un posto dove ci si conosce tutti. Ha ragione. Io vengo da una città grande. Lì nessuno ti saluta. Qui invece basta un sorriso e già sei amico. Sì, è proprio vero. Guardi, Lillo vuole salutarla. Ah, che dolce, posso accarezzarlo? Certo, gli piacciono le carezze gentili. Allora gliene do una in più da parte mia. Buongiorno Carlo, hai del pane fresco oggi? Buongiorno, signora Lina. Sempre fresco, appena sfornato. Ah, che profumo! Me ne dai una pagnotta piccola? Certo. Vuole anche qualche grissino? No, grazie, ma magari un dolcetto. Quei biscotti lì sembrano buonissimi. Sono con le mandorle, li fa mia moglie. Allora prendo 3. Così li mangio con il tè questo pomeriggio. Ottima idea. Con questo tempo un tè ci vuole. E sì, piove da 2 giorni, ma almeno il profumo del pane è sempre uguale. Nel quartiere il forno è il cuore. Senza, mancherebbe qualcosa. Hai ragione, Carlo. Esatto. Ecco il pane, ancora caldo. Ah, meraviglia! Grazie e buona giornata. Buona giornata anche a lei, signora Lina. Che bella luna stasera. Eh sì, sembra più grande del solito. Ah, buonasera. Non l'avevo vista sul balcone accanto. Buonasera.
Sì, sto prendendo un po' d'aria. Io pure. Dopo una giornata lunga fa bene respirare. Ha ragione. E poi il quartiere è così silenzioso la sera. Solo qualche voce lontana e il profumo dei fiori. Sa, quando ero bambina, d'estate tutti parlavano dai balconi. Sì, lo ricordo anch'io. Si rideva, si raccontavano storie. Ora tutti guardano il telefono. Già, ma almeno noi due guardiamo la luna. Giusto, è meglio della televisione. Allora buonanotte e buona luna. Buonanotte anche a lei, vicino di balcone. Buongiorno. La mia bici fa un rumore strano. Credo alla ruota dietro. Ah, vediamo un po'. Forse è solo la catena. Spero di sì. La uso ogni giorno per andare al lavoro. Nel quartiere tutti vanno in bici. È comoda e veloce. Già. E poi, con questo sole è un piacere pedalare. Ecco fatto. Era solo un po' di polvere nella catena. Ah, perfetto. Quanto le devo? Niente, stavolta è un favore della casa. Ma torni per il controllo, eh? Grazie davvero. Passerò la prossima settimana con un dolcetto. Affare fatto. Buona pedalata. Buongiorno, vorrei far sistemare questi stivali, la suola è un po' staccata. Vediamo. Sì, niente di grave. Li sistemo per domani. Perfetto, grazie. Sono i miei preferiti, li porto da anni. Si vede che sono comodi. I buoni stivali durano una vita. Ha proprio ragione, sa, mi piace riparare le cose invece di buttarle via. Giusto così. È come ridare vita a un vecchio amico. Ah, che bella frase. Allora lascio a lei la magia. Ci penso io. Domani pomeriggio li trova pronti, come nuovi. Grazie mille. A domani, maestro delle scarpe. Ah, troppo gentile. A domani. Uff, ancora 10 minuti di ritardo. È già la terza volta che lo dicono oggi. E sì, questo treno ha sempre la stessa storia. Forse non vuole partire, poverino. Ah, forse ha bisogno di un caffè come me. Già, io ne ho preso uno poco fa, ma era terribile. Sapeva di plastica. Ah no, allora ho fatto bene a non prenderlo. Ma scusi, lei viaggia spesso con questo treno? Sì, quasi ogni settimana vado a trovare i miei genitori. E lei? Io torno all'università. Le lezioni iniziano tra un'ora, ma con questo ritardo non arrivo mai. Capisco, io una volta ho perso un esame per colpa di questo treno. Davvero? E cosa ha detto il professore? Che il treno non è una scusa originale, ma poi mi ha fatto rifare l'esame, per fortuna. Che gentile! Speriamo che oggi siano solo 10 minuti, non 30. Speriamo.
Se arriva in orario, le offro un caffè. Uno buono, però, non quello della stazione. Ah, d'accordo, ma se ritarda ancora, lo offro io. Affare fatto. Oh, miracolo, è arrivato davvero. Allora tocca a me il caffè. Promesso, ma prima, corriamo o parte senza di noi. Va bene, andiamo.